Buongiorno a tutti da Dario, dal vostro Dario, e bentornati nella mia cucina. Oggi vorrei portare nelle vostre case una ricetta davvero interessante, golosissima e decisamente facile da replicare. Sto parlando di questo. Questo essenzialmente è un pane al latte super morbido ed è un pane che viene chiamato Hokkaido Milk Bread o pane al latte di Hokkaido. È un pane che viene fatto con una tecnica particolare all'inizio, che è quella della pregelatinizzazione, quella del water roll, del tangzong, che è il suo nome originale, poi è una tecnica nata in Cina, ma vedrete che è davvero molto semplice. Doverosa premessa: questo video è nato grazie alla collaborazione con Ruggeri, che è un laboratorio italiano di farine. Io li ringrazio tantissimo perché mi hanno contattato dicendomi che avevano visto i miei video e che gli piaceva il modo in cui raccontavo le mie ricette, e per questo motivo hanno voluto avviare questa collaborazione inviandomi dei loro prodotti da testare. E mi hanno inviato un bel po' di farina tipo 1 che io adoro e che ho usato proprio per questa ricetta qua, un bel po' di farro spelta che utilizzerò in questo caso nei prossimi giorni per fare qualche esperimento, un bel po' di farina per pizza che non guasta mai e non basta mai, e poi mi hanno mandato il loro prodotto di punta, che è la pasta madre essiccata con lievito attivo all'interno, che io non avevo mai usato prima d'ora e che ho usato per questa ricetta. Come sapete io ho il lievito madre fresco e quindi uso quello. E poi infine mi hanno inviato del malto tostato attivo, anche questo con il lievito attivo all'interno, per aiutare appunto le vostre lievitazioni. Inutile dire che questa collaborazione mi ha riempito di gioia, ovviamente. Ringrazio ancora tantissimo pubblicamente Ruggeri per aver scelto me per inviarmi questi prodotti. Vi ringrazio tantissimo, spero di non deludere le vostre aspettative. Prima di cominciare vi ricordo sempre che, se non l'avete fatto, di lasciarmi un bel mi piace se vi piacerà il video, altrimenti un non mi piace, e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Bando alle ciance e mettiamoci al lavoro. Fare water, come vi ho detto, è molto facile. Questa è una tecnica di pre-gelatinizzazione e questo qua vi porterà a un risultato poi finale molto morbido, e questa tecnica è possibile utilizzarla per tante cose, per esempio anche per fare i classici panini per hamburger. Quello che vi servirà saranno 25 grammi di farina, ovviamente ho usato la tipo 1 della Ruggeri, e 100 grammi d'acqua, quindi praticamente 4 volte il peso della farina. Vado a inserire in un pentolino, mescolando bene per evitare che si facciano subito i grumi, e vado ad accendere il fuoco a temperatura dolce, mi raccomando non troppo forte. Dovrà raggiungere i 65 gradi. Se non avete un termometro, vi faccio vedere come faccio io. Praticamente vedrete in breve tempo, perché non ci vorrà molto per fare questa cosa qua, vedrete il composto che si addenserà e diventerà tipo una crema. Ecco qua, dopo pochissimi minuti, 2-3 minuti, spengo il fuoco perché ho ottenuto questa cremosità, sembra tipo un pudding praticamente, e quello che vado a fare è rimuoverlo dal pentolino per andare a bloccare la cottura, e lo metto dentro una ciotola di vetro come si fa con la crema pasticcera. Lo copro con della pellicola a contatto e lo metto in frigorifero fino a quando non sarà completamente freddo. Una volta che il tang sarà freddo, sarà il momento di fare l'impasto vero e proprio, che sarà così composto:
350 g di farina di tipo 1 Ruggeri, 35 g di pasta madre essiccata con lievito sempre Ruggeri, 125 g di latte, 60 g di zucchero, un uovo intero, un cucchiaino di sale, ovviamente tutto il tang zong e 30 g di burro, mi raccomando a temperatura ambiente, morbido. Come prima cosa vado a prendere il latte che devo scaldare leggermente per scioglierci dentro il lievito. Io lo faccio al microonde, ma voi potete farlo anche con un pentolino. E la vado a sciogliere nel latte. E la cosa che dicevo su Instagram è proprio questa, cioè già l'odore è un odore completamente diverso, leggermente acidulo, proprio dovuto alla pasta madre, e non è quel forte odore di lievito di birra che c'è normalmente, semplicemente mettendo il lievito di birra. Quindi questo è decisamente un punto a suo favore. A questo punto, con l'ausilio della planetaria e il gancio, vado a inserire tutta la farina, il cucchiaino di sale, lo zucchero, il tang zong, sì, lo dirò tutte le volte così, il latte con il lievito all'interno e infine l'uovo intero. Come ho detto, io utilizzo il gancio. Se vedete che non incorda, aiutatevi con la foglia e faccio andare a velocità media. Io qua metto sul 2 con questa Kenwood e ci vorranno circa un 10-15 minuti prima che tutti gli ingredienti si andranno ad amalgamare. Dovremo avere un composto che è ancora appiccicoso, perché poi dopodiché andremo ad aggiungere piano piano il burro. Dopo circa 5 minuti vado a togliere il gancio e inserisco la foglia. Questo permetterà di incordare più velocemente. Il fatto è che non capisco perché questa planetaria abbia problemi ad incordare con il gancio e tutte le volte mi ritrovo a dover usare la foglia. Se voi avete lo stesso problema, non vi preoccupate, usate la foglia tranquillamente. In pochissimi minuti raggiungerete il risultato che otterrete in molti minuti con il gancio, almeno nel mio caso. Non capisco se è un problema della planetaria o cosa. Ok, dopo 10 minuti con la foglia avremo una situazione del genere. Vedete? Un impasto molto appiccicoso. Adesso aggiungo il burro un po' alla volta, vedete com'è morbido, deve essere proprio a temperatura ambiente, super morbido, e vado avanti sempre con la foglia fino a quando ogni volta il pezzo di burro non è stato completamente incorporato. Alla fine di tutto dovremo terminare con un impasto ben incordato, liscio e poco appiccicoso. Ci vorranno comunque sia sempre almeno quei 10-15 minuti. Dopo altri 10 minuti con la foglia vado a controllare com'è la situazione glutine. Lo prendo con le dita, così. Si rompe, è abbastanza estendibile ma ancora si rompe. Quindi lo lascerei andare a qualche altro minuto. Ok, dopo altri 5 minuti la situazione è questa. Allora, come vedete c'è un glutine molto più resistente. Si allunga senza rompersi e quindi è finita. Alla fine ci sono voluti circa 30 minuti di impasto, mettendoci anche però la prima parte col gancio che non mi soddisfava, quindi secondo me se avessi usato subito la foglia sarebbe stato tutto molto più semplice, quindi vi consiglio di usare la foglia che fate prima. Quindi adesso con un tarocco vado a rimuovere tutto l'impasto dalla foglia. Ma quante volte ho detto foglia? Come vedete non ho messo assolutamente farina qui sul piano di lavoro, non mi serve. Infatti se io vado a fare con il tarocco potete vedere subito come riesco a lavorarlo e a formare subito una palla poco appiccicosa, ben formata, ben tesa. Abbiamo fatto un buon lavoro, perfetta. Adesso prendo una ciotola grandicella e ce lo metto dentro. Copro con la pellicola trasparente e lo lascio lievitare nel forno con la luce accesa fino al suo raddoppio. Ci vorrà circa un'oretta e mezza. E voilà! Potete vedere che è raddoppiato, probabilmente anche di più, e quindi adesso non mi resta che dividerlo in 4 palline uguali. Ecco qua.
se volete essere super precisi li pesate, se fate come me con il mio occhio bionico va andare a fare 4 pezzi uguali a occhio. E adesso ognuno di questi va pirlato. Come si fa? Allora lo schiaccio, lo vado a chiudere al suo interno, ok, lo chiudo tutto quanto, lo chiudete ancora, chiudete, lo arrotolate dentro praticamente se stesso fino a formare una pallina. La schiacciate sotto, sempre con la solita tecnica che vi ho fatto vedere 1 miliardo di volte, e una è fatta. E faccio lo stesso con tutte e 4. Perfetto, ho fatto tutte e 4 le palline, le ho messe su un vassoio infarinato e poi le copro con un canavaccio e le lascio riposare per una mezz'oretta. Prima di dare la forma finale al nostro pane di Hokkaido vado a prendere uno stampo da pan bauletto. Questo è lungo 26 cm x 11 e lo vado ad imburrare per bene. Mi raccomando, imburrate perfettamente tutto, sia il fondo che i lati. E parliamoci sinceramente, io odio questa fase, infatti molto spesso la faccio fare a mia moglie. E siamo pronti per dare la forma finale. Prendo una palla e la schiaccio per bene, infarinando un po', poco se serve. Poi prendo i lembi laterali, quelli più lunghi, e lo chiudo al centro e l'altro glielo chiudo sopra. Adesso vado ancora a schiacciare, mi do anche una mano con il mattarello, prendo uno dei lembi corti e lo inizio ad arrotolare su se stesso, vedete? Vado a fare proprio dei rotolini. Questi sono importanti sia dal punto di vista estetico, per carità, ma anche perché daranno forza all'impasto quando dovrà lievitare l'ultima volta e poi cuocere. Vado a fare 4 rotolini così che vado a mettere all'interno dello stampo con la chiusura sotto e vado a fare la stessa cosa per tutti e 4. Ed ecco qua i 4 rotolini messi tutti belli stretti. Dobbiamo stare vicini all'interno dello stampo. Adesso prendo lo stampo e gli faccio fare l'ultima lievitazione. Io lo metto all'interno di questa busta sigillata dell'Ikea, quelle grandi. Ovviamente potrete fare tranquillamente con della pellicola, e lo metto in forno con la luce accesa. Lo faccio lievitare fino a quando i rotolini non raggiungeranno quasi praticamente il limite superiore dello stampo. Ci vorrà circa un'oretta anche in questo caso. E dopo circa un'ora, eccolo qua, direi che è arrivato al bordo. Oltretutto potete vedere come si è gonfiata la busta. Quindi adesso preriscaldo il forno a 180 gradi e non mi resta che cuocere il pane. Ma prima di infornarlo, un'abbondante spennellata di uovo. Come vi avevo promesso, anche questa volta il risultato è semplicemente eccezionale, ragazzi. Provate veramente a fare questo qua, perché le vostre colazioni non saranno più le stesse, ma neanche le vostre merende o qualsiasi cosa, perché questo pane è delizioso, sia mangiato così com'è, sia con qualsiasi cosa spalmata sopra. È un pane leggermente dolce, ma non troppo, quindi è quasi sul neutro, quindi praticamente potete accoppiarlo con qualsiasi cosa. Fidatevi di me un'altra volta, perché non vi ho mai tradito con le mie ricette. Ancora una volta ringrazio la Ruggeri per il loro cadeau, per il loro regalo, che è stato veramente apprezzatissimo, e io spero di aver ripagato la vostra gentilezza con una ricetta all'altezza. Bene, anche per questa volta abbiamo finito, amici miei.
Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta ancora di nuovo vi invito a lasciare un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto dopo questa dimostrazione iscrivetevi al mio canale. Voglio vedere 10.000 iscritti, ok? Al momento siamo a 4.000, ce la possiamo fare. Di nuovo un grande saluto, un grande abbraccio, mi raccomando statemi bene e mani in pasta. Ciao!